Ciao a tutti e bentornati a un altro tutorial di uncinetto con Serena Paliria. Oggi, come potete vedere, vi farò vedere come si inizia a lavorare in tondo. Ci sono vari modi per iniziare, vari modi per fare l'anello magico, e in più c'è il modo di iniziare con una serie di catenelle e poi chiuderle con una maglia bassissima. Oggi vedremo come si inizia a fare l'anello magico. Ho già fatto un tutorial su come fare l'anello magico, però lo ripasso oggi. Dunque, per fare l'anello magico basta mettere il filo così, la parte corta dall'interno della mano e la parte lunga, quella, il filo di lavoro, dalla parte esterna della mano. Poi prendere il filo, girarlo attorno le dita e, stando attenti a tenere il filo così non vi va via dalla mano. Dunque adesso basta inserire l'uncinetto sotto la prima, e come potete vedere qui abbiamo una X, però qui abbiamo due linee dritte. Adesso basta inserire l'uncinetto sotto la prima parte del filo e prendere il secondo filo. Quest'asola cerchiamo di tenerla un po' lenta, un po' larga, così possiamo poi passare il filo. Poi prendiamo sempre il secondo filo e lo passiamo attraverso quest'asola che abbiamo creato, ed ecco fatto. Ora questo è il nostro cerchio magico. Ora per lavorare basta fare il numero delle maglie che vi sono richieste. Io faccio anche un po' più piccolo per tirare. La magia di questo cerchio di questo anello è che tirando questa parte corta, come potete vedere, si chiude l'anello. Dunque io oggi farò 3 catenelle, così sto all'altezza della maglia alta, e dunque faccio un gettato, inserisco l'uncinetto nel centro del cerchio, questo, e prendo il filo, poi un gettato e passo il filo attraverso le 2 asole, un gettato e passo il filo attraverso le 2 asole. Come potete vedere si lavora la maglia normalmente, solo che è diverso il punto nel quale inseriamo l'uncinetto. Ancora un gettato, inseriamo l'uncinetto nel centro del cerchio, prendiamo il filo che sta dietro e un gettato e passiamo il filo attraverso le 2 asole, un gettato e passiamo il filo attraverso le altre 2 asole, ancora un gettato, inseriamo l'uncinetto nel centro del cerchio e prendiamo il filo. Abbiamo 3 asole sull'uncinetto come con una maglia alta normale, un gettato e passiamo il filo attraverso le 2 asole e ancora un gettato e passiamo attraverso le altre 2 asole. Io farò qualche punto ancora, qualche maglia ancora, e così poi chiudiamo il cerchio, l'anello. Bisogna stare attenti qui di lavorare anche su questo filo che poi andrete a tirare, cioè dovete lavorare attorno i 2 fili qua. Ora come potete vedere qui abbiamo una specie di arcobaleno, una specie di ferro da cavallo
Adesso per chiudere tiro un po', perché tirando, come ho detto prima, tirando questo filo corto si accorcia, diventa più piccolo il cerchio. E ora per andare a chiudere il cerchio è sufficiente inserire l'uncinetto nella terza catenella delle 3 che abbiamo fatto inizialmente e fare una maglia bassissima, cioè prendere il filo e passarlo attraverso un'asola e poi attraverso l'altra asola, e abbiamo terminato il nostro lavoro. E poi per chiudere il cerchio, l'anello, ripeto, basta tirare questa parte corta ed ecco che è completamente chiuso, non si vede il foro qui in mezzo. Eccolo anche con un filo più spesso, più grosso. Spero di esservi stata utile. Fino alla prossima volta, ciao ciao.